Finalmente parliamo anche del clown del cinema. Certo, ne conoscerai mille e sarai un super esperto, ma qui possiamo veramente analizzare come essere un clown al cinema. Il clown del cinema non ha bisogno di trucco alla Lou Jacobs, a meno che non sia volontario. Ma se dobbiamo analizzare in profondità, dobbiamo renderci conto che la cosa più importante è essere credibili e non fuori dal contesto. Provo a spiegartelo. Guarda bene Buster Keaton, la sua faccia, senza espressione, è perfetta per il cinema. Non conta cosa fa, ma l'intenzione che ha, come commette i suoi disastri. Il trucco non c'è, è una persona dell'epoca, normale, che sta fermo e dici è solo un po' sfigato, ma niente di più. Poi si muove e ti rendi conto del personaggio e lo classifichi come fuori dal normale, divertente e spesso ingegnoso. Certo, le regole del cinema cambiano, il ritmo cambia secondo la situazione, non secondo l'attenzione del pubblico. Le regole cambiano non nella velocità d'esecuzione, ma cosa diventa buffo e divertente. Nel cinema è fondamentale la gag, la matematica della risata con le formule comiche, ma chi la interpreta deve essere all'unisono con l'ambiente che lo circonda. Keaton è stato nell'ambiente, ha creato il suo mondo dentro lo schermo, come Mr. Bean, Rowan Atkinson, che ha creato un segmento dove l'interazione con il suo mondo fa da padrone e dove le gag sono in funzione della vita che rappresenta. Chaplin è stato un precursore di tante cose, tra queste anche la poesia nel suo personaggio. In effetti, il clown non è solo risata, ma è anche poesia. Questo te lo devi sempre ricordare, è un livello superiore di clown. L'emozione è la parola magica e Chaplin è stato davvero un mito per tutti. Nel cinema si possono usare scene costruite per l'interazione clownesca. La natura diventa quasi un antagonista. Il concetto di fortuna e sfortuna è basilare. L'idea del ma è proprio scemo questo funziona davvero. La sfortuna deve continuare a persistere nelle riprese, anche perché il concetto del clown, il concetto del fallimento, deve essere ben chiaro. Qui non occorre più creare delle gag con un ritmo comico incessante, perché la storia fa da racconto e il sottotesto, fondamentale, deve essere molto chiaro. Dobbiamo capire chiaramente l'idea del nostro protagonista. Le sue intenzioni sono fondamentali e lo spettatore deve leggerlo, deve sentirlo e non staccarsi dall'idea della sfortuna. Se il nostro clown perde il fondamento della sfortuna e della incapacità di risolvere normalmente una questione o un ostacolo, perde di credibilità. Il clown del cinema è ingegnoso, sì, ma dona una risoluzione diversa da quello che si aspetta lo spettatore. Lui deve sorprendere e la sorpresa è uno strumento che funziona moltissimo nello schermo. Se riesce a trasformare un'ingegnosità creando sorpresa, tutto funziona. Lloyd ha dato l'incipit per questo tipo di personaggio. Devi guardarlo e studiarlo per conoscere il clown del cinema. Ma anche Snap Pollard ha dato qualcosa che molti non avevano ancora attuato, la genialità del clown. Voglio anche suggerirti che ogni oggetto che abbiamo può diventare qualcos'altro, può essere rivisitato, come una scarpa per Chaplin diventa un bicchiere per bere. Nei suoi film, tra cui il più famoso, The Gift, Snap ha regalato il concetto di prop. I prop sono oggetti che si trasformano, che diventano qualcos'altro. Troverai delle idee geniali su questo in Snap. Un contenitore della spazzatura che è un garage, una macchina a calamita e non te ne elenco. Voglio solo creare quel terreno per capire che certi clown hanno trasformato in video gag che non funzionano dal vivo, in cose che funzionano con la telecamera. Certe gag si possono fare solo con la telecamera, con un effetto speciale. Non siamo tutti Buster Keaton. Il clown del cinema è una persona normale che si trova davanti a situazioni imbarazzanti per lui, reazioni inaspettate, ma spesso, se non sempre, il clown vince portando la visione delle cose con un'ottica diversa,
ma ugualmente positiva. Se stai girando un video o costruisci sceneggiature per questo settore, ricordati di inserire sempre la poesia. Non essere ripetitivo nelle gag. Lascia che lo spettatore reagisca alla tua battuta, al completamento della gag e usa le espressioni facciali per sottolineare lo stato d'animo del tuo clown. Fai respirare lo spettatore e crea un'immagine vicina a lui. Dai in modo che si senta parte un po' in causa, donandogli l'idea che si può succedere solo nei film. Ma se mi trovassi io in quella situazione, fa riflettere in quel senso lo spettatore, lo porta ad essere coinvolto ed entrare dentro il tuo clown, dentro la tua dimensione, sdrammatizzando la sua di condizione. È una bella sfida, lo so, ma il clown del cinema è uno dei nostri mondi e trovo che per certi versi sia un'avventura da provare per tutti. Se dobbiamo visualizzare il clown del cinema, deve avere queste proprietà minime. Essere in contatto con tutto quello che lo circonda, lo spazio, la location e fonte di tutto. Essere credibile. Dunque non avrà bisogno come al circo di vestiti sgargianti e visibili, ma qui è il carattere che funziona, la coerenza del tuo essere in contrasto con quello che ti succede. Le gag possono essere realizzate con effetti speciali e con inquadrature che possono aiutare la matematica della risata, trovando situazioni e punti di vista diversi. I prop possono essere infiniti, ma è la tua interazione con loro che funziona. L'oggetto deve diventare vivo, avere una propria anima. La natura diventa un tuo antagonista, inconsueto, imprevedibile e soprattutto reale. Ma il concetto di fortuna e sfortuna è fondamentale. Qui si basa la matematica della risata nel cinema. Funziona sempre e regala un sacco di assist per nuove gag e nuove situazioni comiche.